tutti, io sono Esmeralda. E io sono Pancrazio, benvenuti a questa nuova puntata di Quarantena, programma di informazione e intrattenimento, Che vi terrà informati e intrattenuti in questo momento di rimodulazione della normalità. intrattenimento. L'artista di strada, figura romantica e affascinante, abituato sin dall'alba dei tempi ad essere passibile di denuncia, ad oggi si ritrova a fronteggiare una sfida ancora più complessa. Ma cosa fa l'artista di strada senza la strada? Scopriamolo insieme a Marilene Di Stefano in diretta dal suo salotto. Sport all'aria aperta. Assolutamente vietato, a meno che non siate in grado di correre più velocemente della volante che vi sta inseguendo. Ma per sopperire alla mancanza di attività fisica, ecco in collegamento il nostro instancabile inviato Smisurato. Grazie, Smisurato. E la regia ci informa che continuano ad arrivare aggiornamenti riguardo la ricerca di Gennaro. Ecco a voi in esclusiva il comunicato diramato dal Ministero del Futuro dell'Umanità. Prego regia. Buonasera. Rimangono ancora insondabili le principali domande dell'esistenza. Chi siamo? Dove andiamo? Ma soprattutto, devo stampare io l'autocertificazione? A questa e ad altre domande l'uomo non è ancora riuscito a dare una risposta, e allora rivolge il suo sguardo alla volta celeste in cerca della sua ultima speranza concreta. Gennaro, detentore del decreto ministeriale delle risposte, misteriosamente scomparso attraverso il buco dell'ozono, abbandonandoci pare definitivamente al nostro destino. Le più avanzate risorse tecnologiche del pianeta Terra si sono mobilitate nella ricerca di Gennaro. Ma mettiamoci in contatto con la sonda Nebula 02, sulla quale il colonnello Vito Wilson continua alacremente a condurre il centro logistico delle ricerche di Gennaro. Gennaro! Houston! Quello di Torino mangiava gente! Gennaro! Houston, abbiamo un problema! Houston! Cultura e spettacolo. L'arte continua a mutare forma in questo scenario domestico che si prospetta per la prima volta nel campo dell'arte a tempo indeterminato.
Assistiamo quindi al plasmarsi del corpo dell'artista con Marta Greco in diretta dal suo camino. E per tutti gli appassionati, ecco di nuovo lo sport! La mente umana. Il cervello è come un coltello, puoi imburrarci il pane o tagliartici la gola, ma come fare a discernere? Addentriamoci nei meandri della mente umana con la nostra nuova rubrica, La psicologa in pigiama. Buonasera a tutti, sono la psicologa in pigiama e sono qui per darvi dei consigli perché vi vedo tutti schizzati e vi vedo che non ci state a capire più un cazzo. La prima cosa che vi voglio dire è informatevi ma a piccole dosi, va bene? Non più di una volta al giorno, che vi azziccano la paura nelle vene, negli occhi vi azziccano. Informatevi poco e pensate con la vostra testa che quello fa sempre bene. Va bene? Va bene. Un altro consiglio, secondo, fate le cose che non pensavate mai di poter fare. Tipo, se siete in coppia potete fare all'amore. Se invece siete soli, che potete fare? Pulite, potete approfittarne per fare le pulizie, perché non è che perché non ci avete il compagno o la compagna allora potete tenere una casa come una fogna, non funziona così, va bene? Pulite il frigorifero, ci avete ancora la marmellata scaduta ammuffita dal 2018, pulite la dispensa, che non è che le farfalle da farina fanno primavera, va bene? Poi, che potete fare se invece siete con le vostre famiglie? Fate uno scambio, un gioco dei ruoli, tipo che il padre fa la madre fa il figlio fa la figlia, tutto un giro che vi cambia prospettiva, va bene? Potreste scoprire delle cose che manco sapevate, va bene? Che è importante cambiare visuale, va bene? Per oggi è tutto, ciao ciao dalla psicologa in pigiama, ciao! Wey. E che ca? Teletubbies, vaggi scamato. Dove state andando, eh? La fuga della quarantena. 1,5 metri di distanza. Teletubbies! Volete fare gli scherzi? Ma ve lo faccio io, brucio sangue. Documenti, libretti, tutti. In quanto servizio pubblico, la nostra trasmissione vuole continuare a fornire settimanalmente un supporto alle famiglie. Infatti la prossima rubrica è dedicata anche ai bambini, esseri umani in formazione che fondano le basi della loro futura esistenza. Secondo uno studio del Ministero del Futuro dell'Umanità, per una migliore resa vanno caricati almeno 15 ore prima del primo utilizzo. È di nuovo con noi il dottor Busdazzoni con la sua rubrica La gioia delle piccole cose.
quando ti portano a letto il caffè, ecco le cose che piacciono a me. Cari amici di Quarantenna, bentornati alla rubrica La gioia delle piccole cose, la rubrica che ci insegna a trarre gioia dalle piccole cose. In altri tempi l'avremmo chiamata, che ne so, le gioie del jogging, ma no, si chiama la gioia delle piccole cose. Bene, quest'oggi costruiremo una piccola catapulta. Per farlo abbiamo bisogno di un tappo di sughero, un cucchiaino, che posizioneremo in questa maniera sopra il tappo di sughero, uno scontrino della spesa della quarantena, una tazza dei gormiti, va bene anche una tazza non dei gormiti, l'importante è che sia una tazza, insomma. Una volta posizionato il nostro scontrino appallottolato sul cucchiaino in questa maniera e il tappo di sughero a fare da leva, l'obiettivo sarà quello di centrare la tazza con lo scontrino. Vedete? Io ho fallito. Avete 3 tentativi, come al circo. I più furbi di voi potranno provare a spostare la tazza. Se volete fare delle piccole gare tra di voi, potete usare i laccetti per chiudere le cose. Direte, a cosa servono? Ma è semplice, amici. A segnare i punti. 1-0. Divertitevi. Penso alle cose che amo di più e torna il sereno per me. Sport! Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Se volete inviare proposte e commenti, l'indirizzo email è quello della nostra redazione, che adesso apparirà in sovraimpressione. Se invece volete condividere con noi il risultato del vostro tampone orale, l'indirizzo è quello del nostro medico. Un caloroso saluto da Sdrubale E Filomarda? e arrivederci su questo stesso canale per la prossima puntata di Quarantenna! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, 2 or 3. Facciamo a braccio di ferro. No. Perché non ce la giochiamo a birra e salsicce? Dove?